Sono il conte Luigi Ferdinando Marsili. Generale, sì, e aristocratico, uomo di armi, geografo, astronomo, botanico, uomo di scienza, e ne sono fiero. Ho avuto la fortuna di studiare nella mia cara Bologna presso le ultime grandi menti dello studio, Malpighi, Trionfetti, Montanari. Ah, che sfacelo dopo di loro. Poi i libri non mi bastarono più. Presi la spada, andai dagli Asburgo e con la scusa della guerra ebbi modo di sperimentare nuovi mondi, ma non sul campo di battaglia, su quello della scienza. Fui condotto come schiavo nelle terre esotiche e lontane, presso un ricco pascià. Lì, con il dialogo e la collaborazione, segnai nuovi confini tra Oriente e Occidente. Il Bosforo e il Danubio non erano più separazione, ma unione. La guerra di successione spagnola mi portò a Breisach e lì persi clamorosamente. Al conte d'Arco tagliarono la testa, a me solo la carriera. Presi una decisione: via le spade, via gli elmi, via quelle inutili decorazioni. Era il momento di tornare. Il mondo mi aveva aperto gli occhi e io volevo portare quella visione nella mia Bologna. Volevo riformare lo studio, impantanato, lordato dalle secolari fandonie della Chiesa. Ma il portone dell'archiginnasio mi fu chiuso in faccia. Allora aprii le porte del mio palazzo, al nuovo fermento scientifico degli inquieti e a quello artistico dei Clementini, e mi preoccupai di trovare i fondi per l'indipendenza del nuovo istituto, qualcosa di inedito. Si rese necessaria una nuova sede dove sistemare i laboratori, gli strumenti, la biblioteca, le gallerie d'arte e di scienza e soprattutto lei, la mia nuova ossessione, la specola. Un giorno accadde l'inaspettato. Giuseppe Antonio Torri scovò Palazzo Poggi e lo resuscitò dall'abbandono in cui versava. Ecco il tempio del nuovo sapere. Era lì dal 1549, quando il cardinale Giovanni Poggi lo fece costruire da Triachini, o da Tibaldi, o da Alessi. Chissà cosa ne direbbe oggi il cardinale se vedesse la sua superba residenza trasformata in vivace crocevia di conoscenze. E poi dentro, che meraviglia! Odisseo e i suoi compagni scappati dall'estroso pennello di Pellegrino Tibaldi, grottesche e storie sacre partorite dalla fantasia del Fontana, e poi che sogni, che incanti, le sale dipinte da Niccolò dell'Abate. E pensare che tutto questo venne trovato sfitto. Io potei goderne per poco, giusto il tempo di vederlo ammodernato, giusto il tempo di vedere eretta la torre astronomica, figlia dei calcoli matematici dell'amico Manfredi. Ho saputo che dopo la mia dipartita l'istituto è stato protetto da Benedetto XIV, un papa illuminato. Vi stupite? E perché mai? Era bolognese. Grazie a lui il Dotti creò una basilica del sapere, la grande biblioteca. Notte e giorno la custodiscono le menti della nostra cultura antica. Il fato e l'ironia della sorte. Ai tempi non mi aveva aperto le sue porte ed ora lei, l'università, finalmente svecchiata, si accomoda in questo bel palazzo, prendendo il posto dell'istituto. Chi l'avrebbe mai detto? Dalle ceneri della mia creatura, ora l'università rinasce come l'araba fenice. Quante volte ho ascoltato il racconto di quest'essere leggendario, là nel mio amato Oriente, dove i confini del mondo possono essere raggiunti dalla mente dell'uomo. Ora sì che l'università mi aggrada. Ora sì che il mio lavoro è compiuto.